Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la prima parte, grazie. Cari amici dei gemelli, abbiamo la carta della temperanza. Qui si parla di quello che è un equilibrio o un periodo di pazienza. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a quello che è anche un aiuto da qualche fonte superiore, e potrebbe anche fare riferimento a quello che è una guarigione, magari da un punto di vista fisico per qualcuno o magari anche solo da un punto di vista emotivo per qualcun altro. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza che cosa vi dicono. Ok. È tempo di fare un sonnellino. Oh, ma che bella carta! Carta numero 24. Questa carta praticamente vi dice che avete fatto tutto quello che dovevate fare, ok? Probabilmente qui qualcuno arriva da un periodo dove ci sono state appunto dei movimenti, magari da un punto di vista fisico o finanziario o emotivo, e adesso è tempo di riposarsi. Quello che dovevate fare l'avete fatto, adesso è ora di portare pazienza con la carta della temperanza. C'è bisogno di riposarsi. Fondamentalmente è arrivato il momento di andare in vacanza. Siamo a luglio e quindi per qualcuno si potrebbe proprio trattare anche di quello, del prendersi un attimo per riposare, per ricaricare le pile, per guarire, per riprendere le forze. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Voi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare, e in descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme questi 3 oroscopi. E nel caso vogliate contattarmi, sotto, sempre in descrizione aprendo la tendina, trovate la mia email. Partiamo con una regina di denari, la carta dell'eremita, il 9 di denari e la principessa di bastoni. Allora, quello che sento io qui è che si parte giustamente con la regina di denari, quindi con quello che è il vostro potere personale. La regina di denari potrebbe anche rappresentare una persona che è intorno a voi, magari già a giugno, o appunto potrebbe rappresentare quello che è una vostra attitudine. Un'attitudine, direi, proiettata verso gli altri, verso quello che è l'aiutare gli altri. La regina di denari in realtà è una carta, che esprime generosità, esprime abbondanza, quindi per qualcuno si può anche, parlare, mi parlano di insegnanti, quindi sento che qualcuno magari fa un lavoro di insegnante o sta insegnando. Diciamo che, siete in una fase, come vi dicevo prima, di potere personale e di ricchezza comunque. Abbiamo la carta dell'eremita e qui potrebbe voler dire che c'è il bisogno di prendersi un momento, per riflettere su quello che è la propria verità, su quello che è il vostro obiettivo di vita, quello che volete voi, quello che a voi fa felice fondamentalmente. Difatti poi abbiamo anche un 9 di, denari che parla di appagamento, parla di abbondanza finanziaria fondamentalmente, e parla anche di indipendenza. Questo sento che è una cosa che riuscirete a trovare dopo la fase dell'eremita, in quanto prima c'è bisogno di staccarsi o da questa attitudine o da questa persona, o magari questa persona arriva per aiutarvi a creare questo distacco al fine di creare la vostra indipendenza, che sia da un punto di vista economico o da un punto di vista affettivo, è valido in entrambi i casi. Abbiamo poi la principessa di bastoni. Qui sento, guardate, la principessa di bastoni la vedo un po' in contrapposizione con la regina di denari, perché la regina di denari è una carta che è verso gli altri, ok? Si dà agli altri, mentre
il fante di bastoni dice proprio che ci sarebbe il bisogno probabilmente di essere un pochettino più egoisti, di guardare un pochettino di più quello che voi volete fondamentalmente, la vostra verità, che è quella di cui parla l'eremita. No, ma queste sono un po' troppe, allora ne tiriamo fuori delle altre. E quindi per qualcuno questo fante di bastoni è come se fosse un invito a guardare un pochettino di più quello che interessa a voi. Per certi versi mi parla anche di quello che, anche qui sono tantissimi, per certi versi mi parla di quello che è una sorta di entusiasmo che vi manca, ok? Perché comunque il fante di bastoni fa anche riferimento a tutto quello che è il prendere la vita con entusiasmo, il giocare, il divertirsi. Andiamo avanti, abbiamo un 9 di bastoni e la carta del 6 di coppe. Io credo che questa fase eremita vi darà la possibilità di imparare a difendervi. Il 9 di bastoni parla proprio di una persona che erige delle barriere, quindi state imparando o imparerete appunto a mettere i paletti, a dire fin qui mi va bene, da qui in avanti no, ma è un lavoro che riuscirete a fare solo una volta che sarà concluso il periodo eremita, perché ci sarà quello che è uno studio profondo di voi stessi, che cosa è valido per me. Per qualcuno, se per esempio fosse se per voi vibrasse come una stesa di lavoro, ipotesi, sento che l'eremita vi dà la possibilità di staccarvi da quello che è, potrebbe essere un capo, questa regina di denari, o comunque una persona che ha un certo tipo di influenza su quello che è il vostro lavoro. Sento che c'è bisogno di staccarsi, di mettere i paletti, di mettere i propri confini per arrivare all'indipendenza di cui parla il 9 di pentacoli. Abbiamo poi anche un 6 di coppe e il 6 di coppe fa riferimento molte volte ai figli o a quello che sono i sogni fondamentalmente o anche delle situazioni del passato, ok? Queste di nuovo sono troppe, datemene una sola per piacere, grazie. Quindi niente, non ce la si fa. Troppe carte. Una sola per piacere, grazie, se no la estraggo io. Dicevo appunto che con i 6 di coppe c'è anche quello che è un riferimento al passato. 3 le prendiamo. C'è anche quello che è un riferimento al passato, c'è una voglia di genuinità, c'è una voglia di purezza, di leggerezza anche mi verrebbe da dire, perché è anche un po' l'energia che sento con il fante di bastoni che un po' vi manca ed è per quello io credo che sia uscita la carta numero 24, è tempo di fare un sonnellino. Cioè riposatevi, prendetevi il vostro tempo, prendete magari questa regina di spade, scusate, di denari rappresenta voi e la vostra attitudine a dare alla famiglia, a dare nel lavoro, a dare agli altri in generale. E le carte qui mi dicono che voi avete bisogno di prendervi un tempo per voi stessi, proprio per trovare la vostra indipendenza, ok? Questo 6 di coppe di nuovo, come vi dicevo, fa riferimento ai sogni, fa riferimento a quello che è la purezza d'animo. È come se aveste bisogno di trovare di nuovo quell'entusiasmo, quella genuinità, per quello che riguarda questa situazione, questa relazione o anche solo il vostro rapporto con voi stessi, Terminiamo la sesa con un 4 di coppe al contrario, con la carta della giustizia e la carta della temperanza. Quello che sento qui è, abbiamo 2 carte innanzitutto di equilibrio, sia la giustizia ha una bilancia in mano e anche comunque la temperanza che avevate comunque già qui parla di equilibrio, parla di pazienza fondamentalmente, ok? Quindi io credo che la paura che avete in questo momento con questo 4 di coppe girato al contrario, di pentirvi o di non ricevere aiuto dall'esterno o di non per qualcuno è come se non si vedessero le cose andare avanti, no, però in realtà guardate, avete, come vi dicevo, la giustizia e la carta della temperanza. La giustizia fa anche riferimento a quello che è la giustizia divina, quindi la temperanza è rappresentata da un angelo. Io sento che qui c'è qualcuno che comunque arriverà a quello che è il compimento di questa situazione
per giustizia divina. Fatevi un sonnellino, tutto quello che potevate fare lo avete già fatto, adesso è tempo di riposare, di portare pazienza, di prendervi un momento per voi, anche di isolamento, per riuscire a ricaricare le pile, ok? Andiamo a vedere carta per carta che cosa vi dicono. Perché comunque terminare la stesa con la carta della giustizia e della temperanza, che sono 2 arcani maggiori, mi fa ben sperare che le cose arriveranno ad essere eque, arriveranno ad essere equilibrate, Anche se comunque vi dico che il 4 di coppe normalmente è la carta che, io associo un po' alla cecità, cioè è come se ci fossero delle cose a livello esterno che voi non riuscite a vedere ed è per quello che le carte vi dicono: "Stai sereno, riposati un attimo, non ci pensare più a quella situazione, a quella relazione e vedrai che per giustizia divina, quando sarà il suo tempo, le cose si aggiusteranno." Andiamo a vedere la regina di denari, per piacere, grazie. Abbiamo un fante di spade e un re di bastoni. Allora, potrebbero essere 3 persone diverse, potrebbero essere il nucleo di una famiglia, ipotesi, padre, madre e figlio. Adesso poi ognuno di voi l'adatti alla propria realtà. O potrebbe fare riferime perché comunque re di bastoni, regina di bastoni, quindi potrebbe anche fare riferimento a quello che è una coppia, che sia romantica, di lavoro, quello che è per voi. Potrebbe essere appunto, come vi dicevo, una coppia per destino. Il fante di spade mi dà da pensare che ci sia un po' troppa, idealizzazione probabilmente di questa relazione, di questa situazione, Il fante di spade parla sempre di qualcuno che, ha un'energia idealista, che fa tanto, ma che alla fine concretizza molto poco, ma è anche una di quelle persone che scusate, è anche una di quelle energie che parlano di controllo, quindi potrebbe anche essere che questa regina di bastoni tenda a controllare il re di spade o viceversa. Andiamo a vedere l'eremita, per piacere, grazie. Un 8 di spade al contrario e un 4 di coppe al contrario che avevate già qui. Io credo che qui non si riesca a vedere bene la situazione ed è per quello che le carte vi dicono: avete bisogno di un momento eremita, avete bisogno di prendervi un momento per voi, perché comunque l'8 di spade parla di tutte quelle che sono i sensi di colpa, le energie tossiche che dentro le quali stiamo vivendo, L'8 di spade, parla sempre di una forte autoanalisi, che è un po' l'energia dell'eremita, ma l'eremita non giudica, l'eremita semplicemente osserva e fa le sue valutazioni, mentre con l'energia dell'8 di spade c'è un farsi sensi di colpa, c'è il colpevolizzarsi per qualche cosa, c'è questa energia di lamentela, c'è un'energia di qualcuno che vede più brutto di quello che è, ma sento che la fase dell'eremita vi darà la possibilità in realtà di rendervi conto di quello che non state vedendo, perché è proprio un'energia di introspezione, verrà a galla qualche cosa. Andiamo a vedere il 9 di denari, per piacere, grazie. Vediamo che carte vi danno, perché il 9 di denari, come vi dicevo prima, parla di indipendenza. Abbiamo la carta della sacerdotessa e il 5 di pentacoli. Allora, di nuovo, la carta della sacerdotessa, come la carta dell'eremita, è una carta che parla di introspezione, è una carta che parla di intuito. Per certi versi credo che qualcuno abbia perso l'intuito in tutto quello che è questa situazione, magari proprio perché c'era questa sorta di condizionamento di cui parla anche un po' il fante di spade. Per certi versi il 5 di pentacoli potrebbe parlare di, qualche tipo di perdita, ehm, a livello proprio concreto, a livello monetario. Io credo che qui qualcuno abbia paura di raggiungere la propria indipendenza economica, perché fondamentalmente abbia paura di perdere qualche cosa. Può anche essere che ci sia, la necessità di investire del denaro o di lasciar perdere del denaro, nel caso in cui si voglia, questa indipendenza economica. La sacerdotessa comunque
È di nuovo una carta di introspezione, come vi dicevo prima, ecco lei che sa. Parla anche di, scelte superate con successo. Quindi nel caso, la fase di eremita vi portasse davanti a delle scelte da compiere, sento che con la sacerdotessa riuscirete a fare quello che è una scelta, a livello intuitivo, okay? Okay, andiamo avanti con okay. 2 di coppe al contrario per spiegare il fante di bastoni, ancora una carta per piacere, grazie. E abbiamo la regina di pentacoli che avevate già qui. Allora io credo che, qui si faccia riferimento perché il 2 di coppe è al contrario, quindi, io credo che ci sia un'unione in discussione che, ripeto, potrebbe essere un'unione lavorativa o un'unione, di tipo romantico, magari anche una semplice amicizia, adesso poi ripeto, ognuno lo applica alla propria realtà come più vibra, come più risuoni. Però sento che per qualcuno si potrebbe trattare del fatto che non si voglia o non si riesca a creare un'unione con questo fante di bastoni. Il fante di bastoni potrebbe, nel caso rappresenti una persona, potrebbe rappresentare un figlio in quanto fante, oppure una persona più giovane di voi, mh? Con la quale in questo momento non c'è tutta quest'unione, perché il 2 di coppe è il contrario e in effetti voi avete anche l'energia dell'eremita, di una persona solitaria. Anche la sacerdotessa è una persona solitaria, Vediamo queste barriere di che cosa si tratta. Abbiamo una regina di quante carte? Una regina di spade, l'appeso al contrario, abbiamo la carta della morte, la ruota della fortuna, asso di coppe e 4 di spade. Allora, tutte queste barriere allora potrebbero essere nei confronti di questa regina di bastoni, che magari potrebbe essere una persona che, vi girerà intorno, diciamo verso metà luglio, ehm, e con la quale dovrete erigere delle barriere, perché comunque avendo la carta dell'appeso mi viene da pensare che ci sia una sorta di energia un po' statica e in effetti rivedendo la carta della temperanza, che è una carta di pazienza, mi risuona molto. La carta della morte e della ruota della fortuna sono 2 carte di estremo cambiamento. Una arriva per tagliare qualche cosa, quello che non serve più fondamentalmente per la propria evoluzione, e poi abbiamo la ruota della fortuna che parla di cambi, cambi positivi. Quindi abbiamo 2 carte di fine ciclo e abbiamo anche un asso di coppe che è una carta di inizio ciclo. Quindi per qualcuno questo asso di coppe potrebbe rappresentare un nuovo innamoramento, una nuova persona e abbiamo poi anche un 6 di coppe, quindi per qualcuno potrebbe essere così. Potrebbe anche essere che questa regina di bastoni rappresenti una nuova persona che magari, arriva nella vostra vita, ma con la quale siete molto guardinghi, è come se cercaste di valutare per bene quali sono i movimenti da fare, La, carta del 4 di spade ha la stessa energia della carta della temperanza, okay? Quindi è una carta che parla di guarigione, di prendersi un momento e anche un po' l'energia dell'eremita, perché comunque parla del fatto, di prendersi un momento di riflessione, okay? Anche questa carta parla di isolamento, ma è un isolamento che bisogna fare per caricare le pile. C'è un nuovo inizio qui ragazzi, verso metà luglio io sento che o è un nuovo inizio con qualcuno o è un nuovo inizio, nel senso che è un vostro cambio di attitudine, comincerete a proteggervi dalle persone che incontrerete nella vostra strada e la morte con la ruota della fortuna vi danno la possibilità in realtà di togliervi di mezzo quelle persone che non servono più. Andiamo avanti con il 6 di coppe. Cavaliere di denari e la carta del diavolo, ragazzi. Quindi, se questa regina di bastoni dovesse rappresentare una persona che potenzialmente potrebbe anche essere la stessa energia del fante di bastoni, allora potrebbe essere che comunque siate
una coppia diciamo predestinata, perché avendo 6 di coppe e il 2 di coppe e la ruota della fortuna e la carta del diavolo, potrebbe proprio essere che, siate 2 persone che sono destinate a vivere qualche cosa insieme. Ehm, Parlerei di anime gemelle se non ci fosse il diavolo. C'è il diavolo e quindi forse è più probabile che siano anime karmiche, quindi che siate anime karmiche. Sta di fatto che l'energia è super lenta ragazzi, perché abbiamo un cavaliere di denari, okay, potrebbe essere questo cavaliere di denari una persona, che magari cerca di farvi un'offerta o vorrebbe farvi un'offerta o che comunque entra verso metà luglio nella vostra vita, ma io qua vi dico fate attenzione perché avete la carta del diavolo al contrario, quindi o si tratta di rompere quelli che sono i condizionamenti ed è per quello che, state vivendo questa fase di eremita ed è per quello che qui c'è la morte che taglia proprio quello che non serve più e magari il cavaliere di denari rappresenta una vostra attitudine nell'affrontare, la questione o la relazione, oppure parla proprio di quello che è una dipendenza. E vi faccio presente che qui avevate la carta dell'indipendenza e avendo un 5 di pentacoli molte volte, visto che c'è anche il diavolo, potrebbe parlare di codipendenze affettive. Quindi se fosse quello il vostro caso, sento che è una cosa che arriva dall'infanzia. Quindi molte persone hanno bisogno di elaborare questa sorta di codipendenza affettiva o fisica, poi ognuno, lo abbini alla propria realtà, ehm, andando proprio a ritroso, andando a rivivere quelli che sono i traumi del passato secondo me. Okay? Mhmm, Andiamo a vedere questo 4 di coppe al contrario. Abbiamo la carta della luna e la carta del re di coppe al contrario. Ripeto, è qualche cosa che riguarda il passato, potrebbe essere qualche cosa che riguarda la vostra infanzia, qualche tipo di attitudine. Quello che sento, ed è per quello che qui avevate anche la sacerdotessa, con questo re di coppe al contrario e la carta della luna, è come se molte persone non si ascoltassero. No, ed è per quello che c'è il bisogno del periodo dell'eremita secondo me, perché bisogna entrare in contatto con quelli che sono i propri sentimenti, le proprie emozioni, ma anche le proprie proiezioni, perché la luna parla sempre di quello che è una visione un po' distorta della realtà, no, la luna è un satellite e brilla di luce riflessa, quindi sono le riflessioni, le proiezioni letteralmente che si fanno. Parla anche di paure, parla anche di sogni, parla di subconscio, qui abbiamo una carta che parla di inconscio. Quindi quello che sento è che avete bisogno un pochettino di lavorare quello che sono le vostre paure, okay, di riconoscere quelli che sono i vostri sentimenti belli, ma anche brutti, ed è per quello che arriva tutta questa fase di introspezione io credo, okay? Comunque state tranquilli perché avete la carta della giustizia a fine lettura e la carta della temperanza, quindi qualche cosa per giustizia divina arriva, Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte delle fatine, per piacere, grazie. Okay. Abbiamo realtà, guardate la luna, vi parlavo di proiezioni e qui fa vedere una fatina che si specchia. Quando ci si specchia la figura è un po' distorta, okay, quindi non è proprio quella reale, è un po' quell'energia lì. E poi abbiamo autenticità, che è la stessa cosa. Sono carte in linea, le une con le altre direi. La fatina ha una maschera che si sta togliendo, quindi qui si tratta di togliere quelle che sono le proiezioni, le paure e di diventare autentici con voi stessi, di cercare quello che è la vostra verità. Fatevi un sonnellino, prendetevi il tempo, di capire quello
che è giusto per voi, di capire che cosa provate, di capire cosa sentite, perché comunque sia l'energia finale che l'energia, diciamo, generale, della lettura è la temperanza. Si va verso la guarigione, si va verso quello che è uno stare meglio, ok? Cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, mi dispiace che è venuta chilometrica. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!